Ciao ragazzi, benvenuti nel vostro Handyman. Quest'oggi ci occuperemo di un problema elettrizzante, la sostituzione di un interruttore della luce. Dunque, l'altro giorno mi si è rotto un interruttore in sala che mi accende una luce. Fortunatamente ce ne sono altri, ma questo, essendo in una posizione che mi interessa, lo devo assolutamente sistemare. Importante, seguite il video punto per punto senza saltare fino alla fine per poter comprendere tutti quanti i passaggi. Precisazione fondamentale: esistono tre tipi di interruttori. Primo, interruttori veri e propri. Con gli interruttori veri e propri si può accendere la luce da solamente un punto della stanza. Gli interruttori possono essere unipolari, quindi collegano e scollegano un filo, o bipolari, collegano e scollegano due fili. Dopodiché abbiamo i deviatori. I deviatori sono utilizzati per accendere o spegnere la luce da due punti della stanza. Ed infine abbiamo gli invertitori. Gli invertitori sono utilizzati per accendere la luce da tre o più punti della stanza. Per chiarire meglio il tutto, ecco qua un collegamento con interruttore unipolare, accende e spegne la luce da un punto della stanza, apre e chiude solamente la fase. Interruttore bipolare, accende e spegne la luce da un punto della stanza, apre e chiude fase e neutro. Due deviatori, accendono e spengono la luce da due punti della stanza. Due deviatori più un invertitore. L'invertitore va sempre montato all'interno dei due deviatori. Questo accende o spegne la luce da tre punti della stanza. Se si vuole accendere la luce da 4 o più punti della stanza, basta aggiungere uno o più invertitori all'interno dei due deviatori esterni. Questo per dirvi che prima di acquistare un interruttore per poi successivamente montarlo, dobbiamo sapere se dobbiamo sostituire un interruttore, un deviatore o un invertitore, in quanto esternamente sono tutti uguali. Quindi prima cosa da fare è smontare la placchetta e controllare se siamo in presenza di un interruttore, deviatore o invertitore. Qua ci sono alcuni esempi. Interruttore unipolare. Questo è il più semplice di tutti, in quanto ha un ingresso ed un'uscita. Dopodiché abbiamo interruttore bipolare. Questo ha due ingressi e due uscite. L'interruttore bipolare è l'unico che nella parte anteriore ha le scritte 1-0, quindi acceso o spento, proprio per distinguerlo dall'invertitore che vedremo successivamente. Dopodiché abbiamo i deviatori. Il deviatore è facilmente riconoscibile perché è l'unico che nella parte posteriore ha tre collegamenti. Infine abbiamo l'invertitore, facilmente riconoscibile perché nella parte posteriore ha 4 collegamenti, mentre nella parte anteriore invece non ha nessuna scritta, appunto per non confonderlo con l'interruttore bipolare. Importante, fate attenzione, quando si parla di 2, 3 o 4 collegamenti, in realtà sono coppie di collegamenti. Quindi se guardate sotto ad ogni morsetto noterete due piccoli fori. Ovviamente quella coppia vale come un collegamento, quindi diamo subito un'occhiata alla lista del materiale. Prendete carta e penna e segnate un paio di cacciaviti, un tester o multimetro. Questo non è necessario, ma tuttavia è utile per un eventuale controllo al funzionamento dell'interruttore. Una pila, oppure potete utilizzare il flash del telefono, in quanto dovremo staccare la luce. Per quanto riguarda tempi e costi abbiamo dunque cacciaviti e forbici, li potete trovare tranquillamente a pochi euro. Il tester o multimetro, che come ho detto prima non è necessario, lo potete trovare intorno ai 15 euro. Tuttavia ve lo consiglio in quanto ha un'infinità di applicazioni. Tenetene sempre uno in casa. E si tratta di un'operazione medio facile, quindi non preoccupatevi assolutamente. Richiede circa 15 minuti di lavoro. Quindi vado alle ciance e mettiamoci subito all'opera. Allora, questo è un deviatore di seconda mano che sono riuscito a recuperare, in quanto questa serie qua è fuori produzione. La prima cosa che voglio fare è comunque controllare che questo deviatore funzioni correttamente. Allora, questo come funziona? Dunque, muovendo il nostro pulsante in una posizione o l'altra, noi andremo a chiudere questa connessione qua, quindi tra il centrale e questo in alto, oppure tra il centrale e questo qua in basso. Quindi impostiamo il nostro tester sul controllo della continuità, che è questo simbolo qua. Controlliamo che funzioni. Ottimo, il nostro deviatore funziona perfettamente, quindi andiamo a montarlo. Allora, come ho detto, la prima cosa da fare è staccare la luce. Quindi trovate il vostro interruttore generale
e staccate tutto. Allora, prima cosa da fare è rimuovere la nostra placchetta. Allora, non vi ho fatto vedere, ma il problema è questo interruttore qua. Come vedete, questo è perfetto, ma questo qua non fa più lo scatto. Quindi qualcosa si è rotto, quindi dobbiamo sostituire questo interruttore qua. Come vedete dietro siamo in presenza di un deviatore, in quanto ha 3 ingressi. Quel che faremo è cambiare questo deviatore con quello che vi ho fatto vedere prima. Qua vedete praticamente 2 deviatori. Il primo deviatore serve per accendere la luce in cucina, quindi una fase e altri 2 cavi invece che andranno ai successivi deviatori che sono locati in cucina. Ed il secondo deviatore invece serve per accendere la luce in sala, sempre una fase, ed altri 2 cavi invece che vanno agli altri deviatori che stavolta sono posizionati in sala. Perfetto, ora andiamo a rimontare il tutto. Andiamo ad applicare la nostra placchetta e andiamo a testare il funzionamento. Allora, torniamo ad attaccare la nostra luce. Ottimo, vedete che la luce è tornata. Proviamo anche quello della luce in cucina. Ottimo, possiamo dire che anche in questo caso la nostra riparazione ha avuto successo.